Tutti conosciamo One Piece, l'epica avventura che segue le peripezie di Monkey D. Luffy e della sua ciurma di Cappello di Paglia. E oggi vediamo come ho provato a migliorare questa action figure che purtroppo non è originale. Questa action figure rappresenta Monkey D. Luffy, il capitano della ciurma di Cappello di Paglia del manga anime di One Piece. È una bella action figure, a me piace, la posa mi piace, in realtà non è male. Il problema è che questa qui non è l'originale, l'ho comprata nel 2021 mentre stavo facendo un lavoro in Arabia Saudita, l'ho pagata 17-18 euro ed è la versione cinese sostanzialmente. Adesso io un po' l'ho già modificata perché alcune cose non andavano bene, come nella zona del boccale, il modo in cui è colorata, le plastiche che non sono di alta qualità, è un po' leggerina, poi come vedete non sta bene in piedi da sola. La figure originale è questa qua, che è una grandista nero della Banpresto, che come tutte le Banpresto è un prodotto di buona qualità che si può trovare intorno agli 80 euro ed è anche molto bellina in realtà. Questa invece purtroppo no. E allora andiamo a vedere insieme come ho provato a migliorare una statuina che non mi piaceva. Ci tengo a precisare che io non sono un esperto di action figure né di modellismo, sono un principiante alle prime armi, sono un po' di anni che faccio questo, ma lo faccio più o meno bene, quindi qualunque consiglio è ben accetto. Questa statuetta arriva montabile in 3 diverse configurazioni, con il cappello di paglia in mano, con questo grosso pezzo di carne oppure con il boccale di birra. Ho scelto il boccale di birra soprattutto perché mi piaceva la faccia di Luffy. Come dicevo prima, qualche anno fa ho iniziato a modificare un po' questa figure, ma purtroppo non ho documentato nulla perché non pensavo di farci un video. In realtà non avevo fatto molto. Ho levigato la giacca che era piena di imperfezioni e ho modificato il colore del legno del boccale di birra e della schiuma, rimandando a un secondo momento la modifica del colore degli anelli metallici e dei bulloni dorati che erano fatti proprio da schifo. Poi ho preso questa piccola tavoletta che è stata recuperata da un mobile Ikea e usando il DAS ho creato la pavimentazione, tipo selciato con delle grosse lastre di pietra. Ho incollato Luffy alla base, ho scollato Luffy dalla base perché mi sono reso conto che non sarei riuscito a maneggiarlo bene se avessi avuto tutto insieme. Infine, sempre con il DAS, ho realizzato questo boccale rotto, l'ho colorato alla buona e l'ho attaccato alla base. Poi mi sono dimenticato tutto nell'armadio, fino a oggi. E se fin qui il video ti sta piacendo, per favore metti un like, iscriviti al canale sulla fiducia e attiva la campanella. E quindi il mio piano è cercare di eliminare queste giunture che non mi piacciono molto, io non sono un grande fan degli spazi tra le plastiche, aggiustare le stelline negli occhi e la bava che come vedete è molto diversa rispetto all'originale, migliorare tutta la colorazione soprattutto nella zona dei pantaloni e del boccale di birra e infine rendere più completa e più stabile la statua aggiungendo una base. Quindi la base la vedremo alla fine. Per ora ci occupiamo di Luffy e andiamo a eliminare queste giunture visibilissime tra le braccia. Per farlo uso un plastic putty che è come uno stucco ma di materiale plastico. Applico un po' di prodotto e poi aiutandomi con un pennellino lo faccio entrare bene tra le fessure. E visto che lo spazio da riempire è molto grande faccio più passate. Questa scena mi piace perché ero tutto storto per mettermi a favore di camera. Comunque mi domandavo, voi cosa ne pensate dell'anime di One Piece? Io credo che sia veramente un prodotto eccezionale. Mi è piaciuta anche la serie Netflix, però devo essere sincero, con l'anime sono rimasto tanto indietro perché è veramente tanto lungo. Arrivati a questo punto abbiamo Luffy con le giunture belle stuccate e possiamo procedere alla prossima fase. Come vedete qui, la bava non sembra uscire dalla bocca di Luffy, quindi anche per ritoccare questa parte userò il plastic putty. Anche in questo caso esagero un po' con il prodotto, che vado a spalmare bene con uno stuzzicadenti. E adesso un po' di rifinitura. Che poi io adoro il mondo dei pirati, però il mio preferito come universo piratesco è quello del videogioco Monkey Island, del quale c'è un piccolo easter egg all'interno di questo video.
Ora spalmo un po' di plastic putty mischiato con l'acqua per far sì che si infili nelle varie fessure ancora presenti. E questo è il risultato. Ora devo provare ad allargare le asole dei bottoni e aiutandomi con un bisturi scavo in profondità per allargare i buchi. E anche questa è fatta. Passiamo alla prossima fase. Prima di cominciare con il colore, maschero le aree sotto la giacca. Finito con le maschere, inizio a preparare la base del colore della giacca. L'idea è di fare parecchie passate di colore, cercando di stratificare il più possibile i vari toni di luce e ombra. Vorrei ottenere un risultato molto pittorico, con pennellate ben visibili e colori più saturi rispetto a come erano prima. Per i bottoni uso un giallo puro come base e poi aggiungo un metallizzato color ottone. Ora passiamo al boccale di birra. Per prima cosa stacco la schiuma per facilitare la colorazione. Poi uso un nero molto intenso per fare gli anelli di ferro. E aiutandomi con il solito stuzzicadenti aggiungo il giallo dei bulloni. Rifinisco le sbavature con il nero. Poi mi sono accorto che una punta delle stelle degli occhi era spezzata, quindi l'ho messa a posto con l'attack e ho levigato l'eccesso di colla rimasto. Una veloce passata di giallo e proseguo con la cintura, rifacendo la base gialla e i toni di luce e ombra. Il risultato mi sembra molto più pulito di prima. E ora, dopo una veloce mascheratura, passo alla base dei pantaloni. Qui si vede molto bene quanto era brutta la colorazione originale, che aveva colori abbozzati e addirittura delle macchie che passavano dal blu al verde. Adesso applico dei lavaggi per dare più profondità alle ombre. La tecnica consiste nell'usare un colore molto diluito per farlo penetrare nelle zone più incavate. Per concludere, 2 tocchi di luce per aumentare il contrasto. E mentre i colori asciugano è tempo di concludere il boccale di birra. Io la preferisco ora, voi che ne pensate? È tempo di rivedere la base. Per quanto riguarda la pavimentazione non voglio cambiare nulla. Invece, per quanto riguarda il boccale di birra, devo rivedere un po' di cose, iniziando dal colore degli anelli metallici neri.
Per i bulloni uso ancora una volta il plastic putty, che poi voi lo vedete così veloce, ma in realtà l'applicazione avveniva a questa velocità. Dato che l'idea iniziale era quella di fare un boccale tutto rotto, ho deciso di creare una crepa in questa zona. Finita la crepa, passo al colore, che deve dare l'idea di qualcosa di vecchio, un po' marcio e arrugginito. Un po' di giallo per i bulloni, ma alcuni li voglio togliere perché voglio dare l'idea che questo boccale è tutto sgangherato. Ed eccoci infine al momento di incollare Luffy alla base. Ed eccoci arrivati alla fine. Sono abbastanza soddisfatto del risultato, soprattutto considerando che quella che avevo comprato in Arabia Saudita era una figure di pessima qualità. La statuetta che avevo visto nel negozio in Arabia era sicuramente più bella di quella che poi mi sono ritrovato nella scatola. Mi hanno fregato. No. Guardando il confronto diretto tra il prima e il dopo, è evidente che la nuova colorazione doni più vitalità alla figure, ma sono consapevole che si poteva fare di più e sono curiosissimo di sentire cosa ne pensate voi. Da parte mia ho colto l'occasione per provare a migliorare una figure che non mi piaceva e che ora posso mettere in mostra nella mia collezione. E con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio.